Credo che noi, Roberto Artusio e Christian Bugiada, per lungo tempo abbiamo ragionato su come avremmo dovuto fare questo documentario, che giri fare, che persone intervistare e cosa far vedere ai nostri spettatori. Ci siamo resi conto di essere in Messico e qui non si possono fare programmi, che i giri che faremo avranno una traccia, ma le esperienze e le persone saranno puramente casuali, come da 10 anni di viaggi a questa parte. Questo è buono, eh? Il nostro focus sarà sicuramente sul prodotto che ci ha fatto amare questa terra, il mezcal. Quella che vi racconteremo è la storia di una pianta millenaria e del frutto della sua distillazione, la storia di un popolo antico e della sua cultura. Nel corso del nostro viaggio incontreremo campesini discendenti dai Maya, imprenditori milionari, creativi, street artist e antichi sciamani. Bettole nascoste sulle montagne messicane e locali alla moda. Antiche palenche e distillerie all'avanguardia, pulque, mezcal, tequila, in una parola, agave. Questo è un documentario punk, magari di difficile visione e comprensione, proprio come il Messico, che nella sua storia non ha mai cercato di essere sensato. Sarà uno zapping di esperienze, persone e prodotti, nella speranza di potervi, nella confusione, far comprendere un po' di più cos'è questo paese, ma soprattutto dell'amore che proviamo per lui e che ci ha cambiato la vita. Viva Mexico! Dilla. Mescal. Non so cos'altro dire. Siamo completamente imbevuti di mescal. Pensa che i miei panni sanno allora praticamente ci arrivo. Tu tagli il mescal, prendi la pigna, la metti a cuocere. Quella cottura la batti. Quello che lo batti lo metti a fermentare. Ecco, quella cosa lì a fermentare, di cui ricorderò il nome molto presto. Ecco, io so di quello. So di fermentazione di mescal. Buenos días. Ma che senso ha? No, vabbè. Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Mi piace il mango. Non sta il mango, verdad? Mango no. Non tiene. Non tiene il mango. Niente, è andata male. Mangiala, no? Grazie la piña. ¿Dónde vamos hoy? Ahorita vamos aquí a la biosfera. Ya la explicaron, l'hanno raccontata ieri. Perché poi mi fate parlare spagnolo? Cos'è? Mettiamo i sottotitoli in nahuatl o in zapoteco. Perfetto. Oggi ci andiamo a vivere un po' l'esperienza di questo ambiente particolare, di questa riserva, dove appunto la particolarità è anche la cucina, dove si mangiano fiori di cactus, fondamentalmente fiori del deserto, frutta del deserto e, per il piacere di Mike, tante proteine di insetto. Chicharrón. Ma voi mangiate sempre? Io sì. Tu hai mangiato? Ma questi due non li ho visti, questi due cani. Mazza, c'è un cappello nero. Farti un taco con i fiori dei cactus, le larve disidratate, un po' una cosa da Timone e Pumba. Una matata. Hakuna Matata. Wow.
La veladora, che è un bicchiere che usiamo anche alla punta, è un bicchiere che si usa spesso col mezcal, l'ha inventata una persona ispirandosi proprio alle veladora che si usano come candele in questi luoghi o nei cimiteri. Infatti sulla base questo bicchiere di solito ha una croce. Pues aquí hay una, o sea, una variedad de insectos, de frutas, de cactus, o sea, inmensa. Todos los cactus tienen frutos. Chichipes, chendes, choconosles, o sea, variedades. Así como insectos, cocopaches, cochamá. O sea, hay variedad de insectos. Hay un restaurante que probamos el año pasado Ah, sí. en Zapotitlán, Se llama el Salinas. Itandegui. Sí, ese. Exactamente. Questo? Ma io non posso mangiare un omelette. De cacallas. Ah, vedi, perché mojarra è pesce Che d'acquatorto. cazzo sono le cagaias? Non le mi fido di nulla, le comunque. cagaias Non mi de- fido di niente di questo Le posto. cagaias Le cagaias Non de c'è da Caglia. fidarsi di questo posto, anche qua ci sono insetti sicuramente. Ma questi cagaias- sono fiori. Col ditino. Mamma, mi fa schifo pure toccare la foto. Mamma. Ma pensa che qui se trovi un insetto nel piatto non ti puoi lamentare. Giusto. Wow. Scusi, c'è uno scarafaggio, ma quello è il piatto forte, dice. Facciamo una cosa. L'hai ordinato te. L'avevamo molto semplice. Volatesca, cuchamá, el chapulín, el gusano de lechuguilla, el gusano de maguey y la chicatana. Estos son los que van a llevar el plato mix de flores. Todo lo que es la flora y fauna se come solamente en temporada. Ajá, porque no todo el tiempo hay. Ahora ya lo conservamos, pero antes pues nada más era cuando había en temporada, no todo el tiempo. Don Antonio, que es el dueño del restaurante, ese era el que recolectaba. Pero ya después, los campesinos y la gente que trabaja en el campo fue la que empezó a recolectar y esa fue la que ya empezó a traer el producto acá al restaurante. Super, signora. Muchísimas gracias, eh. No, lo puedes poner para aquí. Disculpa, porque el señor quiere probarlo. Mira, está súper feliz de probarlo. ¿Sabe cómo se llama él? Se llama Miguel Fresa. Perché è un po' fresón. Es como... se ve un poco, ¿no? Sí, ahora es cierto, ¿no? Ma queste si potevano evitare comunque. No. Questi sono i migliori. Chi è che mangia il primo? Di quelli grossi, brutti. Devo per forza. Dai. Fidati, inizia da lì. Senza paura. Non mozzicare, vedi che è vuoto perché è fritto. È buono. E dai, Miguel Fresa. Bravo Michele. Stai diventando piano piano una ciliegina, forza. Ah, questi sono diversi quelli scuri. Un po' più marognoli forse, vero? Cazzo, sono buoni. Vittoria! Vittoria! Hai capito i messicani, no? Mira, come prendo in fretta. Certo che è un bel piatto di tortellini con la crema di parmigiano. Ah, crema di parmigiano. Panno e prosciutto della signora. Pane e prosciutto. Ho esagerato. Con cosa? Non ho mischiato troppi insetti tutti insieme. Quindi non senti il sapore degli insetti singoli. Non fa più schifo tutto l'effetto Il crunchy. Vedi questo c'ha tipo i peletti sopra. Guarda. Una carbonara. Con questo ci potresti fare una carbonara, è come il guanciale. Scrocchia, Non diciamo strozzate, chiaro. È buono. Però si può migliorare sull'impiattamento, sulla presentazione. Alla fine secondo me è sbagliato pensare a un piatto così degli insetti che te li mangi così o ti fai un taco di puro insetto. Cioè a me piace mangiare gli insetti così. C'è il mio taco col pollo, l'avocado, una spruzzatina di cimici e via. Mi danno un po' il crunch. Perfetto. Buonissimo. Che hai messo? Quel crunch come il guanciale, no? Il guancialetto dell'insetto, bravo.
chilometri. Non ti distrarre, mangia un biscottino, tieni, un principe, te li piacciono. C'è questi? proprio il dosso. Robby, ti do una mano allora in questo Vai. racconto. Siamo su una strada bellissima e volevamo sapere perché ci stai portando a Huautla de Jiménez. Beh, innanzitutto c'è una storia personale, l'ho scoperta facendo una piccola ricerca, essendo innamorato di questa parte spirituale del Messico. Sono venuto a curarmi io qua nel 2021 dopo il Covid, dopo un forte Covid, dopo un periodo veramente brutto. Penso che mio fratello Christian se lo ricorda molto bene. Io ho pensato dove posso andare, visto che sono un amante di questo lato spirituale del Messico e della curanderia e nonché di Maria Sabina. Maria Sabina è originaria di questo pueblito che sta sulla montagna della Mazateca, qua nel lato orientale dello stato di Oaxaca, e questo pueblo appunto si chiama Huautla de Jiménez. Sono venuto qua in una maniera molto particolare, roccambolesca. Ho preso un aereo il 24 dicembre del 2021 di sera da solo e sono arrivato il 25 mattina a Città del Messico e da lì sono partito e sono arrivato a un pueblo che si chiamava Tehuacan. A Tehuacan ho deciso di riniziare a connettermi col Messico, visto che era oramai a causa Covid un anno che mancavo. Ho detto, quale altro momento o quale altra cosa posso incontrare per iniziarmi a connettere con il Messico in quel momento per me spirituale. Mi sono mangiato un tacos di sangue a Tehuacan al mercato, tra l'altro molto buono. Da lì ho preso il mio autobus e sono arrivato, che erano le 8:30, 9 meno un quarto di notte, a Huautla de Jiménez. Ho fermato un tassista, gli ho chiesto: guarda, io ho bisogno di dormire, ho bisogno di lavarmi e ho bisogno di un curandero. E lui mi ha detto: ti porto io. E mi portò a casa di Juan, mi ha offerto una camera per dormire. Direi impegnativa fu la prima notte. Prima della cerimonia la giornata fu incredibile, perché già nel momento in cui devi fare una cerimonia, la pianta la vai a raccogliere tu con le tue mani, devi chiedere il permesso alla pianta di poterla raccogliere, devi parlare con la pianta e dirgli che cosa ti deve curare. La pianta si preoccuperà lei di curare e di aiutarti a guarire dal tuo problema. Dopo la cerimonia sono stato a masticare questa fantastica erba per qualche giorno e leggere Jodorowsky, che me l'aveva, Psicomagia, che me l'aveva consigliato il mio analista. Quindi passati queste 48 ore abbondanti ne sono uscito, mi sono fatto una bella doccia, sono sceso e sono tornato poi giù nella città di Oaxaca completamente cambiato e riconnesso con me stesso. Ragazzi, Psicomagia è un librone, no?